Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del cancro per la quinta casa, che l'ho sballata nelle previsioni delle 12 case. E ma oh meraviglia! E ma oh meraviglia! Ragazzi miei, fare tutti i segni zodiacali da un'ora e 20 ciascuno, tutte le 12 case, con la mononucleosi, cioè nel senso... E ma oh meraviglia! Sto diventando più rincoglionita del solito, ma questo è meraviglioso! Facciamo un applauso a tutti i rincoglioniti meravigliosi come me. E ma oh meraviglia! E significa che c'è un messaggio importante. Andiamo a vedere qual è. Quindi, per tutte le ragazze che stanno vedendo questo video della quinta casa del cancro per l'anno 2025, per tutte le altre case vi rimando al video che sta comparendo qua sopra. Ok? Ok, andiamo a vedere quindi qual è l'energia della quinta casa. La quinta casa è la casa della creatività, degli svaghi, dei divertimenti, anche dei figli e delle figlie, anche il modo di vivere la sessualità, no? Fondamentalmente la casa della gioia di vivere, ok? Quindi della vitalità. E vediamo un po' che cosa hanno da dire sulla quinta casa i maestri attraverso gli oracoli e le carte. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro, la quinta casa, come sta messa l'energia nella quinta casa quest'anno? Come sta messa l'energia della quinta casa? Energia della quinta casa. Allora, vediamo. Elin, la guarigione, bellissimo! Ecco perché dovevamo farla a parte. È una bellissima carta di guarigione. Qua abbiamo un bellissimo fiore, la guarigione significa proprio la bellezza. Qua abbiamo un fiore, cos'è il fiore? Il fiore è la bellezza. Che impressione ti dà quando vedi un fiore? Vedi la bellezza, vedi l'amore in natura. Healing è proprio il benessere, no? Ti vedo con una grande gioia di vivere quest'anno, come forse mai l'hai avuta. È per questo che dovevamo fare questa casa a parte. Una grande gioia di vivere. E vediamo cosa mi raccontano gli archetipi in merito. Allora, vediamo cosa mi raccontano gli archetipi sulla quinta casa per il cancro. Da quale archetipo è accompagnata la quinta casa? Da quale archetipo è accompagnata la quinta casa? Scrivere, caspita, una grande creatività, soprattutto per quanto riguarda la scrittura quest'anno, eh. Sarai brava nello scrivere, bravo che significa portando in quello che scrivi, in quello che ti farà esprimere, anche da un messaggio WhatsApp a un libro, a un romanzo, oppure lo storytelling, no? Lo storytelling che vi ho raccontato nel video Magia Pratica 8 per cambiare la tua storia, scrivi, raccontati una storia diversa. E quindi siccome qua me lo chiamano ragazze mie ragazzi, la guarigione con lo scrivere, quindi lo storytelling, quindi per chiunque non l'avesse fatto o volesse capire come si fa a riscrivere la propria storia, guardate il video Magia Pratica 8 e il culto degli antenati, e sta nella parte finale la pratica dello storytelling, e vi cito anche una bellissima storia che una delle nostre sorelle ha ribaltato a suo favore, perché quando noi ci raccontiamo una storia diversa delle cose, vi racconto anche come io mi sono cambiata riscrivendo la storia nelle dinamiche familiari papà e mamma, e definendo mio padre come un vecchio samurai rinominato da tutte, che vi saluta tra l'altro, volevo fare la diretta prima o poi la facciamo, adesso sono un po' strambustolati un po' con i preparativi di Natale, quindi Gianni San vi saluta, ok. E sì, e questo mi dice, riscriviamo la storia, avrete una grande gioia di vivere, una grande vitalità per riscrivere la storia della vostra vita, soprattutto alcuni episodi in forma diversa, inventandovi, che non è mai un'invenzione, ma immaginandovi, perché tutto è immaginazione in questo mondo duale, una storia diversa scrivendola. Va bene? Ho capito perché dovevamo fare questo video a parte, perché qua dovevo focalizzare il messaggio su questo, perché avrete una guarigione, Healing, dal riscrivere le vostre storie di vita, ok?
Bellissimo, bellissimo. Conserva la conoscenza e le informazioni. Sì, sì. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito. Dove stanno? Allora, questi. Anzi, sai che voglio fare, ragazzi? Mo? Visto che stiamo facendo un video a parte, voglio vedere qual è la dea che accompagna questa quinta casa per te. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del cancro, riscrivendo la storia o alcune storie della loro vita, qual è la dea che li accompagna e qual è la forza della dea corrispondente nella quinta casa? Non ci posso credere, la guarigione pure qua! Incredibile! La guarigione anche qua! Incredibile! Guarda, io vi dico anche che avrete un modo guarito di vivere anche la sessualità. La sessualità deve essere intesa proprio come, non è da intendersi come l'io distinto e separato da me, ma sentire, siccome la sessualità è qualcosa di sacro, che non è da intendersi sotto il profilo della genitalità, no. La sessualità in questo mondo duale, iperrazionale, dove l'io vede tutto distinto e separato da se stesso, porta a viversi la sessualità in modo di possesso, va bene? Ma come ci insegna anche lo yoga sciamanico, la sessualità è piacere. Piacere cosa vuol dire? Lo yoga sciamanico ci insegna come produrre il piacere in moto, ossia il piacere che non è legato a un oggetto esterno. Il piacere in moto ha a che fare con il piacersi, piacere al sé. Quindi il piacere in moto ci insegna che quando tu ti disidentifichi dal fatto di voler piacere a qualcuno, come la società iperrazionale, l'io distinto e separato da te, ci vuole far credere, allora tu inizi a piacere al sé, piacersi, piacere al sé. Sta avvenendo in questa casa una guarigione nel piacere al sé. Allora questo piacere in moto, che nello yoga sciamanico è bellissimo, ci fa vedere quanto siamo distanti dalla vera sessualità. Con l'io distinto e separato dall'altro, no? Io tu. Quindi tutto anche il sistema in cui viviamo ci mette distinti e separati dall'altro. Quindi quando noi viviamo la sessualità vogliamo possedere quello che crediamo di non avere all'interno. E quindi quando si ha una relazione d'amore è come se fosse una campagna di guerra, ti devo conquistare, devo prendere, perché? Perché viviamo in una società in cui ti fa vedere l'io distinto e separato dal tu, ma il tu non esiste in natura. L'io e il tu non esistono in natura, esiste, siamo distinti sì, ma non separati. Cioè tu non puoi separare un albero dalla terra, dal sole, dall'acqua, dagli altri alberi, non puoi separare l'albero. In questo caso l'albero vedrebbe la terra come il tu, ma tu non puoi separare l'albero dalla terra, è tutta una relazione. In natura non esiste l'io distinto e separato. Esiste un albero, poi esiste l'altro albero, esiste l'altro albero, esistono sono multipli. Non esiste l'uno, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 9, è un concetto estremamente sociale, ideato dall'uomo, ma l'uno come numero in natura non esiste. Esiste solo la pura relazione con l'altro. L'altro, come nel caso dell'albero, la terra, il sole, gli altri alberi, l'acqua. E quindi vivere una sessualità distinti e separati è una campagna di guerra, perché ti devo conquistare. E così è stabilita anche tutta l'economia del consumo all'interno della quale noi ci facciamo esperienza. Cioè l'altro viene stabilito praticamente chi è l'altro nella società. Ti costruiscono l'immagine dell'altro in base a quello che ti vogliono far credere. Quindi tu consumi
consumi, compro quelle scarpe, compro quel vestito, compro quella cosa, quell'altra, per piacere all'altro, l'altro che ti hanno creato le multinazionali. Questo è il senso. L'altro non esiste in natura. Quindi qua questa guarigione ha a che fare con io inizio a piacere al sé, il cosiddetto piacere immoto dello yoga sciamanico. E quando tu inizi a piacere al sé, si perde anche il significato del soggetto stesso, scusami, dell'altro stesso, l'altro non esiste più. E quindi tu inizi a sentire la tua vera bellezza e la sessualità è intesa come il piacere al tuo corpo, cioè inizi a piacerti, ti piace il tuo corpo, inizi a piacere al tuo corpo e non all'altro illusorio che non esiste, di cui il sistema ti vuole far essere vittima. Pensate che gli yogin sciamanici fanno dei riti potentissimi e bellissimi, spogliandosi completamente nudi, mi spoglio, che è anche un rito simbolico, mi spoglio del vestito spogliandomi dell'identità dell'io e ballano nudi nella foresta. Questa danza ha a che fare con con sentire profondamente la connessione con il sé, perché il tuo sé, che è il tuo sposo celeste o sposa celeste, è nella terra, è nelle rocce, è nella pioggia, è negli alberi. Quindi tu inizi a sentire un godimento assurdo, ti inizi proprio a piacere, ti piace il tuo corpo, grazie a questi potenti riti sciamanici che sono funzionali alla riconnessione col sé e alla perdita del tu, che non esiste. E quando tu piaci al sé, inizi a vivere la vera sessualità, che non è legata solo alla genitalità, ma è tutto un piacere immoto del corpo. Ecco, arriverà questo tipo di guarigione e questa gioia di vivere riesulterà di nuovo. Wow, mamma mia, ho capito perché dovevo fare questo, scusami, questo video a parte. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi sulla quinta casa ancora del Cancro. Nella realtà fenomenica, vediamo un po', Cancro. Re di coppe, 2 di denari, Cavaliere di spade. Vedo comunicazioni da parte di qualcuno qua. Una persona a cui piaci molto, perché la quinta casa è anche non solo tu Cancro, ma vedo anche delle comunicazioni da parte di qualcuno per equilibrare la situazione a livello emozionale. Sì, e soprattutto qui, che comunicazioni porta il Cavaliere di spade? 4 di coppe. Tu metti al bando, questo re di coppe in questo caso, se anche tu Cancro, che tu sei uomo o donna, non importa, tu metti al bando tutto ciò che non ti piace più. 4 di coppe. Cioè, escludi tutto ciò che non ti piace più. Questo ti porterà a fare equilibrio dentro di te, a portare una guarigione. Sarai onesta, onesto con te stessa, con te stesso, decretando ciò che non ti piace più e che prima facevi per piacere a qualcun altro. Mi spiego? Praticamente è il preambolo che abbiamo fatto prima di mettere i tarocchi. Bellissimo. E vediamo quale 2 altre, ancora sulla quinta casa. Carro, sì, qua ci sei tu Cancro. Il giudizio, rinasce a nuova vita, vitalità, bellissimo, rinasce a nuova vita. Farai piazza pulita di quello che non ti piace più, non ti interessa, che non è conforme al tuo cuore. E rinasce a nuova vita, il carro mi parla dell'autostima, intesa come prendo decisioni in conformità del mio cuore e rinasco. Il giudizio mi parla della resurrezione dei morti, nel senso anche il video che vi ho nominato Magia Pratica 8, il culto degli antenati, la resurrezione a nuova vita, perché ciò che hai fatto che non ti piaceva era dovuto anche a dei debiti karmici, degli spiriti perturbati dei tuoi antenati che ti protraevi. E qua arriva invece una guarigione sotto tutti i punti di vista, dal profilo della gioia di vivere che ti permette di fare cose che quest'anno non hai mai permesso di fare perché il karma non lo permetteva. Ok?
E qua, se hai dei figli, per esempio, io vedo anche qua che quello che tu farai con i tuoi figli è insegnare di prendere decisioni volute dal cuore. Questo permetterà anche ai tuoi figli di avere equilibrio in loro stessi. Rinuncerai ad avere controllo, il potere sulle loro decisioni. Va bene? Mi parlano anche che chi è in età è un buon momento per avere dei figli. Mi dicono che ci sono è un buon momento per avere figli, magari non all'inizio dell'anno, credo dal giugno in poi. Luglio, giugno-luglio in poi, sì. Bellissime notizie, ragazze mie e ragazzi, abbiamo capito perché dovevamo farlo a parte. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua!